Buongiorno a tutti. Allora, quest'oggi sul canale di Acquolina in Bocca faremo una ricetta veramente gustosa, sfiziosa, da colazione, da tè, a gustarvi quando volete, perché stiamo facendo un dolce, per la precisione i biscotti che solitamente al supermercato troviamo come Walkers, ma in questa versione personalizzata li troverete a base di caffè e rum. Il rum, vi dico già, praticamente non si sente, quindi non state a preoccuparvi se metterlo o non metterlo. Se non vi piace non mettetelo, non c'è problema. Allora, perché è personalizzato? Perché ho utilizzato più o meno la base dei biscotti Walkers tradizionali, però l'ho personalizzata con cosa? Con lo zucchero di canna scuro, con il rum, il miele e ovviamente il caffè. Il caffè è il nostro caffè. Andate a visitare www.canunicoffee.shop con la K, perché ci sono delle miscele fresche eccezionali. Andiamo avanti. Abbiamo fatto ammorbidire il nostro burro tagliato a tocchettini, per la precisione 200 grammi di burro. L'abbiamo fatto ammorbidire per circa mezz'ora, anche un'oretta, così è bello morbido. Allora, a questo punto prendiamo il nostro burro ammorbidito, lo mettiamo in una pirofila. Allora, iniziamo subito a sporcarci le mani. Dopo il burro andiamo a mettere il nostro zucchero integrale. Poi andiamo a mettere 280 grammi di farina zero normale, 00, quella per dolci solitamente, o anche farina normale va benissimo. Poi andiamo a mettere un po' di miele, un cucchiaio di miele, io lo verso direttamente dal barattolo, lo faccio prima. E poi iniziamo a versare un goccio di rum. Poi iniziamo a mescolare con le mani. Dobbiamo amalgamare bene tutto. Versiamo il caffè mentre impastiamo. Eccolo qua. Allora, se vedete che si ammorbidisce troppo per il burro, fate un po' come con la pasta per la pizza. Leggermente versate un po' di farina. Una volta che è bello amalgamato e abbiamo questa pasta morbida, versiamo un po' di farina sul piano. Prendiamo la nostra pasta e la tiriamo fuori. Io solitamente mi aiuto con una spatolina. Buon, ora con un po' di farina iniziamo a impastare e ammorbidire. Se vedete che poi diventa bello da lavorare, spostate la farina in più e continuate un attimino a lavorare la vostra pasta. Sento l'odore del caffè, mamma mia. Che bontà, mamma. Allora, questi biscotti li potete fare, come io vi consiglio sempre nelle mie ricette, potete personalizzarli come volete. Ad esempio, io la volta scorsa non l'ho fatti solo con la farina. Ho buttato dentro, anziché 280 grammi di farina, 200 grammi di farina, 80 grammi di mandorle tritate, sono ancora più buoni. Quindi provate, personalizzate, mettete le mandorle, le noci, le nocciole, ok? Cioè le farine a volte si possono anche sostituire, mettere una parte integrale, una parte normale, una parte di mandorle, una parte di noci, vedete che tirate fuori delle cose pazzesche. Premete bene, schiacciate con le mani, capito? In modo che si amalgami bene il burro. La nostra pasta è pronta. Andiamo a stenderla. Vedete che io non la schiaccio troppo, perché ovviamente vogliamo fare dei biscotti un po' alti, no? Allora, ora che abbiamo steso la nostra pasta, andiamo a fare i nostri biscotti. Vi faccio vedere come. Prendete un bel coltellone. Allora, siccome la forma è irregolare, andiamo a tagliare il nostro bel rettangolo, perché poi gli avanzi ovviamente li comporremo nuovamente per qualcos'altro. Potete fare varie forme. Se avete delle formine potete fare i biscotti rotondi o rettangolari, come li faremo nel nostro caso. Ora li potete lasciare interi, oppure io di solito li taglio a metà per fare dei biscotti con una certa forma, un po' più piccoli insomma, no? Allora cosa facciamo? Iniziamo a prenderli uno a uno, li distanziamo. Qua potete la forma sistemarla, Poi tenete a portata di mano una forchetta, perché andremo a fare tanti bucherellini sui nostri biscotti, così.
Ora iniziamo, a mano che li facciamo, li posizioniamo dove? Voi avete di solito la griglia del forno, ce l'ho anch'io, però io mi sono abituato a usare un'altra griglia con su sempre della carta da forno, quindi posizionate la carta da forno perché altrimenti potrebbero affondare nella griglia del vostro forno, e li andiamo a posizionare uno a uno sulla griglia con la carta da forno. Ora, con la pasta avanzata potete fare anche altre versioni. Per dire, volete farlo un po' più croccante, prendete un po' di farina, aggiungete alla vostra pasta e date una bella mescolata. Nel frattempo, quello che vi consiglio, così fate la prova, provate anche a mettere un pizzico di sale, così provate la versione scozzese originale che ha un pizzico di sale all'interno dell'impasto. Quindi prendete il sale, lo mettete sopra la nostra pasta e iniziate a mescolare. Ora cosa facciamo? Gli diamo una forma diversa, così li distinguiamo, e dopo quando andremo ad assaggiarli sapremo esattamente quali sono di un tipo e quali di un altro. Andiamo a stendere nuovamente la nostra pasta, non magari spessi come prima, un po' più sottili. Andare a fare le nostre piccoli buchini con la forchetta, ma volendo li potete fare anche lisci, non è che... Allora, ora le andiamo a mettere in forno. Qua vi dirò che con l'esperienza capirete quanto dovrà stare, a che temperatura, cioè di solito sono 160 gradi, però il tempo può variare a seconda del forno. Perché? Perché lo scopo è quello di avere un cuore anche leggermente morbido, burroso, quindi io vi consiglio di lasciarli a 160 gradi per non più di mezz'oretta, altrimenti diventano troppo croccanti o troppo bruciati. Però ripeto, dipende dal forno. Quindi noi adesso le andiamo a mettere a 160 gradi per circa 25-30 minuti. Perfetto, ci vediamo più tardi con i nostri biscotti al burro e caffè. Allora, ora andiamo a assaggiare uno dei nostri biscotti. Sono solo indeciso su quale assaggiare, se quello leggermente salato o quello leggermente normale, ma dato che mi bevo il caffè mi assaggio quello dolce. Quindi prendiamo questi biscotti. Allora, come vedete non è, come dire, preciso, perché questa ricetta è ricca di burro, quindi si ammorbidiscono molto e si deformano leggermente in fase di cottura. Se volete le forme più belle, precise, eccetera, o avete delle formine fatte apposta anche per i biscotti, oppure mettete un po' più di farina in modo che rimangano più solidi. Ah, guardate che roba, cioè adesso non so se si vede, ma è umido, burroso. Andiamo a assaggiarlo. Mamma, sono i più buoni, va bene. Sono i più buoni che abbia mai fatto. Si sente in maniera impressionante, il caffè e il burro sono morbidissimi, delicatissimi, sembrano proprio di pasticceria. Quindi mi raccomando, gustatevi anche voi con un buon caffè di Cannoni Coffee. Ciao a tutti!